Se hai in programma di andare a Chicago negli Stati Uniti e partire da Cannes, questa è la barca che fa per te. First 27. Come magari hai già sentito, hai già letto, la gamma First non è altro che l'acquisizione del cantiere Seascape, ed è per questo che, anche se è una novità assoluta per Beneteau, questa First 27 ha già navigato e ha già attraversato l'intero oceano. Infatti, nonostante le sue dimensioni, perché parliamo di una barca di 8 metri fuori tutto, 7,99 per la precisione, sono riusciti nel 2016 con 2 barche a attraversare l'intero oceano, quindi non ci sono più scuse sul fatto c'è un po' troppo vento, c'è un po' troppa onda. Con questa barca si può andare veramente oltre i tuoi limiti. Una delle tante caratteristiche che definiscono la gamma First è la trasportabilità. Infatti le dimensioni di questa barca, 8 metri fuori tutto per 2,54, permettono a questa barca di essere carrellata, quindi caricata su un carrello, trasportata direttamente con la tua auto al mare, senza bisogno di dover organizzare trasporti speciali con i mezzi come i camion. Definita dal cantiere stesso il cruiser per gli uomini d'acciaio, quindi una barca per i veri Ironman. Questo ti dà il taglio, la definizione di questa barca. È una barca veramente race, ma nonostante questo i comfort a bordo per una barca race sono decisamente importanti. Infatti poi scenderemo in cabina e andiamo a vedere nel dettaglio gli spazi che ci sono dedicati all'equipaggio. In cantiere non stanno certo lì a pettinare le bambole, infatti non solo albero e bomma sono in carbonio, ma ovviamente anche la barra del timone per alleggerire al massimo la barca. Infatti su queste dimensioni, 8 metri come ti dicevo per 2,5 metri di larghezza, abbiamo solo 1400 kg. Questa è la zona di poppa completamente aperta, proprio con un taglio race completo, e a livello di ispezioni all'interno del pozzetto, in questa zona operativa, abbiamo un gavone che ovviamente viene comodo per tutta l'attrezzatura come cime e altra attrezzatura per gli ormeggi. Centralmente, visto che comunque è obbligatorio, abbiamo un motore, ma non è un motore in asse ad elica, parliamo di una barca decisamente sportiva, una barca race. È un motore fuori bordo con un sistema di ribalta interna per cui il motore viene coricato in questa posizione grazie a una staffa girevole che si inclina e una botola che si apre verso il fondo, ovviamente sulla carena. Il motore entra in acqua per farti rientrare e uscire dal porto. Appena sei fuori dal porto e vuoi navigare, il motore viene ricoricato centrale alla barca, baricentro bassissimo, vicino al centro di carena della barca, di modo da garantire la massima stabilità e non influire in alcun modo sulla stabilità della barca in navigazione, con solo circa 40 kg di motore. Le attrezzature sono appunto race, quindi abbiamo dai winch Arken a tutti i rinvii, tutte le manovre che abbiamo qua sopra la tuga, albero e bomma in carbonio, insomma una barca veramente studiata per navigare in modo veloce e sicuro. Strumentazione elettronica di altissimo livello, B&G come funzioni di controllo del vento, velocità e tutto quello che ti può servire per la navigazione, ma visto che magari decidi anche tu di andare, che ne so, negli Stati Uniti, non poteva mancare certo un plotter con multifunzione, con la bascula, quindi in caso di entrata e uscita dalla cabina non devi preoccuparti perché solo in navigazione lo terrai in questa posizione, bussola ovviamente per centrare la rotta e il ripetitore della B&G sul lato sinistro. Vediamo un po', vediamo un po'. Dai, ti ho detto che ti facciamo vedere la cabina, quindi vieni a poppa che così gli diamo un'occhiata, dai, seguimi. Eccomi qua nella cabina. Come vedi gli spazi sono ampi, considerando sempre, ci tengo a sottolineare che siamo su una barca race, non è un cruiser classico, è una barca super sportiva, ma gli spazi dentro sono assolutamente vivibili. Ma andiamo a scoprirli insieme nei dettagli. Quadrato centrale, le 2 panche laterali, su una ci sono seduto io, l'altra è di fronte, che si trasformano o sono già
4 posti letto, piedi da questo lato qua, perché abbiamo oltre 4,5 metri di profondità, di lunghezza, e 4,5 metri anche dall'altra parte, quindi le 2 persone possono stare tranquillamente piede a piede, senza piede testa, che non è carino, durante la vostra crociera. Centralmente invece abbiamo questo tavolo che è montato proprio sulla cassa della deriva mobile. La deriva mobile permette appunto, come ti dicevo prima, di poter portare su un carrello questa barca, quindi non faccio altro che issare, quindi tirar su la mia deriva, e la barca diventa assolutamente facile da trasportare su un carrello attrezzato per questa barca, ma su un carrello stradale. Se mai volessi attrezzare questa barca per farti delle crociere abbastanza lunghe, un fornello non è mai di troppo. Infatti questo è un portabombola con fornello e bombola per poter cucinare anche in navigazione e in condizioni abbastanza estreme. Come puoi notare ci si sta veramente comodi, è un letto di una barca sportiva e i miei piedi finiscono esattamente dove potrebbe cominciare il resto della panca di 2,5 metri, quindi assolutamente comoda per poterci dormire anche in questa posizione. Se fosse mai il turno di qualcun altro al timone e tu sei qua dolcemente a dormire, a riposare, ma ti chiedono qualcosa relativo alla strumentazione di bordo, bene, il pannello elettrico ed elettronico, il controller sostanzialmente di questa barca è in questa posizione, proprio sotto i gradini di discesa dal pozzetto. Cabina di prua lunga, oltre 1,85 m, quindi comoda. La larghezza in questa zona è la larghezza classica per 2 persone, quindi 160 cm, 80 per lato. Si stringe ovviamente a prua, ma perché prima la navigazione, poi il comfort per i letti. Questo bompresso entra dentro direttamente in cabina. Per i meno esperti il bompresso, la dico veramente brutta, è il palo che serve a tenere fuori, quindi aperta, la vela, quella a mongolfiera, lo spinnaker, quelle vele gigantesche che ci sono, che vedete magari in qualche filmato. Bene, quella vela lì ha bisogno di essere di avere un punto d'attacco distante rispetto alla barca, e il bompresso, quindi questo palo, ripeto, scusatemi per i puristi, serve proprio a quel motivo lì, a portare fuori il punto d'attacco di questa vela, e ovviamente rientra in cabina in questa posizione per avere la coperta, quindi la parte superiore, completamente libera da intralcio per agevolare la navigazione e i cambi di rotta. Comunque luminosa e tanto areata. Questa cabina, questo sottocoperta di questa First 27 è garantita la reazione da più di una presa. Infatti oltre al tambuccio, oltre all'ingresso, la porta d'ingresso che è molto grande, abbiamo anche un passauomo qua, che è un vero passauomo, perché la larghezza ti permettono anche di uscire dalla barca in caso di emergenza, oltre a un'altra presa d'aria, un altro passauomo un po' più piccolo nella parte prodiera, più davanti rispetto a me. In questa posizione, che è una sorta di intramezzo, il corridoio tra il quadrato centrale dove c'è il tavolo, dove c'è il timone, dove ci sono le due panche laterali, e la cabina di prua dove c'è il letto matrimoniale, c'è questa zona dove si trova il WC marino già installato con tanto di serbatoio delle acque nere, e nel lato opposto, quindi di fronte al WC, abbiamo una vasca aperta completamente libera per poterci mettere tutta l'attrezzatura di bordo che ti può servire, dalle cerate a tutta l'attrezzatura tua personale per poter navigare e fare veramente tanta crociera. Proprio dietro a questa porta, come ti dicevo prima, invece c'è il WC. Tutte le informazioni tecniche di questa fantastica First 27 le troverai nella descrizione del video, proprio qui sotto. Non devi fare altro che aprire la tendina e andarti a leggere tutti quanti i dettagli di questa barca. Per quanto riguarda il discorso commerciale, quindi prezzo, quotazioni e la possibilità di far presto tu a una First 27, non devi fare altro che andare fino in fondo della descrizione e trovare i nostri contatti, mail, telefono, per metterti in contatto con noi. Barche Bellandi, concessionario ufficiale Beneteau First, quindi pronto a darti questo nuovo gioiello per navigare nei mari e nei laghi. Da Parigi, quindi Nautique du Paris, è tutto. Buon vento e occhio sempre al meteo.